Eccoci qua ragazzi, di nuovo, altro giro, altra corsa. Oggi vedremo perché le nostre abitudini possono influenzare i nostri obiettivi. Scopriamolo come. Ciao, sono Gianmaria Bezzi, l'Elite Strength Coach e creatore del metodo Strong Mind. Oggi voglio parlarti di come le tue abitudini possono influenzare i tuoi progressi in allenamento e... C'è un cane. Questo è un mio cane. Stai giù, dai. Volevo parlarti di come le tue abitudini possono influenzare i progressi che puoi avere in allenamento, ok? Non è solamente l'allenamento in sé, come farlo, l'esecuzione, i test da fare. Sto parlando di abitudini quotidiane, quelle che possono influenzare realmente durante la tua quotidianità, il tuo giorno, i progressi che hai su quello che poi sarà il tuo programma di allenamenti. Sto dicendo questo perché molte volte vengono sottovalutate le piccole cose che compromettono in maniera significativa i risultati che possiamo ottenere. Molto spesso mi trovo ad affrontare situazioni di blocchi a livello di mobilità, a livello di estensione dei muscoli, quindi abbiamo abituato il nostro corpo a non muoversi correttamente. Negli anni abbiamo perso quella mobilità di cui siamo nati, quella mobilità che ci ha permesso di conquistare il mondo, ok? Abbiamo perso a forza di stare seduti, il sedentarismo ci ha ucciso fisicamente e quello che io faccio nei miei allenamenti serve a recuperare questa mobilità, questa estensione che abbiamo perso durante il corso della nostra vita. Io in primis mi ci metto perché anch'io ho avuto dei problemi a livello articolare, ho subito tanti infortuni per sport estremi che praticavo da ragazzino. Però nel tempo mi sono riabituato a gesti motori che mi erano del tutto sconosciuti, ok? Io ho avuto un problema alla spalla sinistra per tanto tempo che mi rimaneva sollevata rispetto alla destra ed era un problema di articolazione, di muscolazione, era un problema anche a livello tendineo. Nel tempo, tramite l'allenamento, esercizi di mobilità, sono riuscito a recuperare parte di quella mobilità che io avevo prima, ma la soluzione definitiva l'ho avuta cambiando le mie abitudini, perché io questo problema di spalla che si era irrigidita l'ho avuto solo negli ultimi anni in cui ho preso la patente e che io per abitudine guido con il braccio teso sollevato, ok? Questo tempo giornalmente ripetuto nel corso degli anni ha fatto sì che giravo praticamente storto come il gobbo di Notre Dame. Questo io voglio fare capire ai ragazzi che seguono il metodo Strong Mind, perché le abitudini che tu hai durante il giorno influenzano tantissimo la progressione che tu puoi avere sul tuo allenamento. Se tu non riesci a spingere bene nella panca perché hai un braccio più sollevato, hai un braccio più bloccato, una spalla che non scorre, non avrai mai quella progressione che tanto cerchi, quei 10 kg, quei 20 kg che ti fanno progredire, che ti fanno mettere su quella massa muscolare che tanto cerchi, perché sia che si tratta di ragazzini o uomini adulti o sia di ragazzine che donne adulte, comunque la massa muscolare è importantissima per quello che è il benessere del nostro fisico. Non sto parlando solo di fisico scultoreo, sto parlando proprio di massa, ok? Il nostro scheletro è un mucchietto di ossa senza i muscoli che lo sorreggono dall'alto come un burattinaio fa con le marionette e con i fili. Senza i muscoli che ti sorreggono lo scheletro crolla. Non abbiamo sostentamento, non abbiamo quella capacità di sorreggerci. È per questo che poi abbiamo tutti quei problemi secondari di scoliosi, lordosi, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio fare un canale scientifico, quindi non mi interessa, però è importante il concetto. I muscoli sorreggono il nostro scheletro, senza i muscoli cadiamo a terra, ok? Quindi è importantissimo avere una giusta muscolazione per il benessere del nostro fisico, perché se andiamo in giro con la schiena storta, con un ginocchio bloccato o con la scapola più alta rispetto alla... non andiamo da nessuna parte, ok? È importante capire quali sono le abitudini che modificano il tuo status, la tua progressione verso quello che tu cerchi. Se tu, come me, hai guidato sempre con la mano sinistra alzata al volante, premendo contro il volante per tanto tempo, per tanti giorni, per tanti anni,
sicuramente la tua spalla ne risentirà nel tempo, perché il cronico vince sempre sul momentaneo, non è l'allenamento, non è la seduta, non è il fisioterapista che ti sistema, ok, ti può dare una soluzione momentanea e farti stare meglio per X giorni, ma non risolve il problema. Alla fine tornerai sempre costantemente dal fisioterapista, dal chiropratico, dal massaggiatore, da chi vuoi tu, perché non hai risolto il problema alla base. Io quello che cerco di far capire alle persone è: risolvi i tuoi problemi alla base. Avere una medicina pronta all'uso solamente perché se hai la febbre è lì, è pronta e la puoi assumere per bocca, è facilissimo e ti fa stare bene, non è quello il discorso, ragazzi. Il problema è cosa ti ha scaturito la febbre, è lì che dobbiamo andare a parare noi. Cosa ti è scaturito il blocco nella spalla, cosa ti è scaturito il mal di schiena. Conosco un'educatrice che lavora costantemente con i bambini, ok? Tutto il giorno, tutti i giorni, per il suo periodo di lavoro, lei solleva bambini, perché lavora con la scuola dell'infanzia, solleva bambini da terra. È venuta da me chiedendomi consigli per il mal di schiena. Io ti posso dare gli esercizi da eseguire a casa, io ti posso dire quali sono le strade che puoi percorrere, ok? Però fino a che tu non modifichi il metodo con cui sollevi quei bambini da terra, non risolvi il tuo problema. Cerca di capire quali sono le cause del tuo mal di schiena e agisci su quelle. Cerca di capire quali sono le cause che ti scaturiscono i mal di testa cronici tutti i giorni. Perché ho sempre mal di testa? Cosa succede? Devo prendere un medicinale tutte le sere? Acqua, ragazzi, dovete bere acqua. È una delle cose più sottovalutate che ci siano in questo momento. La gente non è abituata a bere, ok? Vede la bottiglia, vede l'acqua, ma fino a che non ha sete non beve. Purtroppo le nostre abitudini, purtroppo per fortuna, sono cambiate. Noi non viviamo più all'aria aperta, le nostre giornate non sono più all'aria aperta. L'80% delle persone che lavora dentro un locale chiuso, seduto o in piedi, ma dentro un locale chiuso. Non abbiamo più l'esposizione al sole che avevamo prima naturalmente, ok? Quindi l'80% delle persone in Italia ha una carenza di vitamina D, che è quella che favorisce poi lo sviluppo muscolare, il benessere psicofisico e ti dà la possibilità di stare bene nel tuo corpo, ok? Perché la vitamina D è importantissima per tutta una serie di motivi che non sto qui a elencare, ripeto, non voglio fare un canale scientifico. Quello che io voglio farti capire è sempre quello: cerca di modificare le tue abitudini affinché le cose che ti rendono nervoso, che ti fanno stare male, che ti danno senso di frustrazione, che ti rendono la vita difficile, abbiano una fine, ok? Se chiedi consiglio a un personal trainer, a un chiropratico, a un fisioterapista perché hai mal di schiena, cerca quali sono le cause che ti scaturiscono quel mal di schiena lì, perché le soluzioni temporanee, lo dice la parola stessa, hanno una limitazione nel tempo, non sono permanenti. L'unica cosa che è veramente permanente è il modificare le tue abitudini. Soffri costantemente di mal di testa? Possono essere svariate le cause, possono essere infinite. Se cerchi su Google probabilmente morirai entro 10 minuti, però il 90% delle volte la causa principale è l'acqua, perché se non abbiamo abbastanza acqua, non abbiamo abbastanza zuccheri semplici, che non vuol dire lo zucchero, ma frutta in quantità, perché non siamo più abituati a mangiare neanche la frutta, però gli zuccheri semplici sono il cibo del cervello e gli zuccheri complessi sono il cibo del corpo, ok? Il cervello funziona in maniera diversa, non è un muscolo, è un organo a sé stante, quindi dobbiamo nutrirlo in maniera adeguata, non con schifezze, ok? Come magari qualcuno potrebbe pensare, sono sì zuccheri semplici, però il nostro corpo non è costruito per digerire quel tipo di cibo lì, ok? Noi siamo costruiti per digerire il cibo che troviamo in natura, quindi gli zuccheri semplici che troviamo nella frutta, tanta acqua, già risolviamo il 70, l'80, anche il 90% del problema. Se poi facendo questo non risolviamo il problema, allora possiamo andare a indagare su quali sono le cause, quali sono le cure, quali sono i metodi. Ma se prima non abbiamo questo cambiamento di abitudine qui, non risolveremo mai dall'altra parte il problema, ok?
Se io non bevo abbastanza acqua durante il giorno e non mangio dei zuccheri semplici che mi possono nutrire il cervello nei momenti di stress, non avrò mai dall'altra parte una cura che possa togliermi da questa situazione, perché prendere un Oki, prendere un Moment è una soluzione momentanea, si chiama Moment apposta, non perché agisce in un secondo, ma perché ti dà una soluzione momentanea, ok? Se io ho mal di schiena e tutti i giorni zappo la terra, non posso smettere di zappare la terra. E quindi cosa fa? Usa la schiena. Noi dobbiamo insegnare al nostro corpo ad utilizzare tutti quei muscoli, tutti quegli schemi motori che non siamo più abituati a fare, ma che ci permettono di vivere in modo sano, in modo da non avere più questi disturbi, questi fastidi durante il giorno, ok? Se io vado dal personal trainer, dal chiropratico, quello che è, dal fisioterapista, se io ho un problema di mal di schiena, mi può dare una soluzione temporanea, ma se non risolvo quel problema lì, non avrò mai la serenità che io cerco, ok? Se io non avessi cambiato il mio modo di guidare, la mia spalla probabilmente sarebbe ancora così, e lo è stata per tanti anni, non capivo cosa succedesse perché io continuamente facevo stretching, continuamente facevo esercizi di mobilità tutti i giorni, però questo mi ha dato un sollievo temporaneo, ma non ha mai cambiato la situazione finché io non ho cambiato il mio modo di guidare. Facciamo un altro esempio: se io ho costantemente ritenzione idrica nelle gambe, la prima cosa che dovrò assolutamente fare sarà bere tanta acqua, perché più acqua beviamo più ne viene espulsa, ok? Però molte volte non è questo il sistema che ci fa avere quella sensazione di gamba leggera, perché molte volte le donne si sentono sempre, dico le donne perché soprattutto succede alle donne, però succede anche agli uomini, non vi preoccupate, o anche a, non so come si definiscono adesso, perché ultimamente le persone non si capisce più se sono uomini, donne o tostapane o frigoriferi, però quindi come dicevo, se sia le donne sia gli uomini soffrono di ritenzione idrica nelle gambe, bere sarà sicuramente un sistema per aiutare il drenaggio dei liquidi, ma la cosa che serve più di tutti è muoversi, ok? Usare la pompa dei muscoli che ti spingono i liquidi verso l'alto, quindi camminare tanto, non ho tempo per camminare, è lo stesso, sto sulla sedia, spingo con i piedi verso l'alto, stringendo bene i polpacci, cerco di strizzare il culo mentre sono seduto, dico culo, non mi interessa di utilizzare gluteo, però almeno capisci il discorso. Stai seduto sulla sedia, ogni 20-30 minuti strizzi bene, spingi coi polpacci, stringi bene i quadricipiti, se non sai come fare cerca magari di spingere verso il punto della scrivania se lavori in ufficio, ok? Questi sono tutti metodi che nel tempo, come lavorava negativamente la spalla per guidare la macchina, così lavora positivamente per drenare tutti i liquidi, ok? Quindi modifica le tue abitudini di tutti i giorni, basta pochissimo per raggiungere lo scopo che tu vuoi, perché se tu vai dal personal trainer e vuoi dire io ho bisogno di sistemare questo mal di schiena che ho costantemente, l'allenamento sicuramente ti aiuterà in questo, ma non è abbastanza, devi modificare le tue abitudini, perché se tu nel tempo sei arrivato a quella condizione lì, vuol dire che durante il tuo percorso hai avuto delle abitudini che ti hanno portato in quel risultato lì. Se tu non vuoi ritornare in quel risultato lì, tocca che tagli quelle abitudini che hai avuto prima, ok? Modifica le tue abitudini per raggiungere i tuoi scopi. Questo è il mio consiglio, questo è Strong Mind, stay strong.